oggi nuovo video in italiano e sarà dedicato interamente alla seconda parte delle curiosità sulla mitologia greca in Sicilia. Dato che il mio ultimo video vi è particolarmente piaciuto, ho deciso di continuare questo format, quindi poi chissà, quando finiremo le curiosità su questa regione potrei estenderlo alle vostre regioni. Anyway, questo video sarà sottotitolato anche in lingua inglese per coloro i quali non parlano italiano, quindi assicuratevi di cliccare sulla rotellina delle impostazioni e selezionare la lingua che vi serve. Nel video di oggi andrò a trattare dei miti molto interessanti che secondo me si collegano anche un po' ai miti precedenti, quindi vi consiglio, prima di vedere il video che trovate qui, ve lo lascio qua tra i consigliati, e poi vedete questo in maniera tale che avete anche una sorta di connessione con i personaggi, che sono molti, non è semplice ricordare. So, if it is your cup of tea, just keep watching. Ok, il primo mito di cui parleremo oggi è il mito di Agi e Galatea. Vi siete mai chiesti infatti come mai in provincia di Catania ci sono molte città che iniziano con il prefisso Agi? Agi Trezza, Agi Castello, Agi Reale. Questo mito spiega il perché di questo nome. In provincia di Catania, nei pressi di Capomulini, c'è una sorgente dal colore rossastro che in dialetto siciliano viene definito o sangue di Agi, che letteralmente significa il sangue di Agi. Agi è il nome del fiume che infatti bagna queste città che vi ho menzionato ed è lì che finisce il suo corso. Da lì i nomi Agi Castello, Agi Reale e così via. Il mito ci viene tramandato da Ovidio nell'opera Le Metamorfosi. È un mito che narra una passione, una storia d'amore, ma anche di gelosia, di rabbia, e vede come protagonisti Agi, che è un pastore, e una bellissima ninfa dal nome Galatea. Ci troviamo nuovamente vicino allo stretto di Messina e se avete visto il mio video precedente saprete benissimo chi si nasconde nello stretto di Messina. Uno dei miti più spaventosi che ho raccontato è appunto il mito di Scilla e Cariddi. Vi lascio il link qua sopra al video se volete andarlo a recuperare, e poi potete vedere questo, così c'è una linea, diciamo, cronologica, capite cosa succede. Ecco, nella parte del Mar Ionio, dopo che i marinai sopravvivevano a questa furia, a questa tempesta, a questi vortici generati da Scilla e Cariddi, venivano poi confortati, allietati dalla presenza di questa bellissima ninfa dall'aspetto etereo, dalla pelle candida come il latte, e il suo nome era Galatea, figlia di Nereo, re delle acque tranquille, del mare tranquillo. Il suo compito insieme alle sue sorelle era stare sul fondo del mare per assicurarsi che l'acqua fosse sempre limpida, trasparente, ma soprattutto calma, che addolciva le avventure dei marinai dopo essere passati dal famosissimo stretto di Messina. Un giorno la ninfa si trovava vicino l'Etna e, se avete visto sempre la prima parte del video, saprete già che c'è una figura che abitava vicino l'Etna, che è il ciclope più famoso della mitologia greca, ovvero il figlio di Poseidone, Polifemo. La ninfa era, diciamo, sulla riva del mare e il suo aspetto attirò la curiosità di Polifemo, che vedendola ne restò estremamente ammaliato. Polifemo allora provò a farle la corte, a, diciamo, farsi avanti come possibile partner, ma la ninfa rifiutò qualsiasi avance posta dal ciclope. Così cosa successe? Che Polifemo si impegnò, le fece promesse gigantesche, utilizzò la sua zampogna per dedicarle canzoni d'amore, ma niente funzionò. Contemporaneamente a Polifemo però un'altra persona si innamorò perdutamente della ninfa, ovvero Agi, che era un pastore dall'aspetto bellissimo. Agi utilizzava uno strumento musicale chiamato zufolo
per condurre il suo gregge e si diceva che suonava meglio del dio Pan, dio della natura, e questo suono ammaliò la ninfa che, spinta dalla curiosità, vide il pastore e ricambiò il suo amore. Fu un vero e proprio colpo di fulmine, perché entrambi si innamorarono perdutamente e si promisero di amarsi per la vita eterna. Il problema è che la ninfa non poteva stare tanto tempo lontano dalla riva del mare e quindi non poteva seguire nella capanna il suo amato. I due quindi, nonostante questa diversità, promisero di amarsi e di vedersi tutti i giorni. Un giorno però Polifemo, da un po' di giorni che non vedeva la ninfa, iniziò ad avere un atteggiamento un po' più, diciamo, chiuso in se stesso, era di malumore, finché un giorno riuscì appunto a scorgere da lontano una scena che lo fece arrabbiare molto, ovvero Galatea e Aci che erano alle prese con delle coccole, diciamo, amorose. Aci tese le sue braccia verso la sua amata, si baciarono e Polifemo, preso dalla rabbia, prese un masso di lava e lo scagliò contro il povero Aci, che morì immediatamente schiacciato dal masso. La ninfa, vedendo il corpo del suo amato ormai defunto, iniziò a piangere e le sue urla raggiunsero l'Olimpo, raggiunsero le orecchie degli dei, che provarono compassione per ella. Quindi cosa successe? Decisero di trasformare il corpo di Aci in un bellissimo fiume che sgorgava dalle rocce, e il corso del fiume sarebbe poi finito nel regno della sua amata, ovvero nel mare, proprio nel punto in cui solitamente i due amanti erano soliti incontrarsi. Così, da quel giorno, la loro storia d'amore non ebbe mai più fine. Nella Villa Belvedere ad Acireale è possibile visitare la statua che rappresenta il mito di Aci e Galatea ed è appunto simbolo dell'amore tra i due amanti. Seconda storia di oggi, il mito di Aretusa. Passando da Ortigia, infatti è possibile vedere la bellissima fonte di Aretusa. Il mito ancora una volta ci parla di amore e narra la storia della ninfa Aretusa, che anche lei, figlia di Nereo, divinità dell'acqua del mare calmo, si trovava in Grecia. La ninfa era famosa per la sua bellezza e per la sua devozione alla dea Artemide, dea della caccia e delle fanciulle. Un giorno, durante una battuta di caccia, la ninfa decide di rinfrescarsi e, attirata dalla bellezza di un fiume che scorreva proprio lì vicino, si avvicinò e decise di farsi un bagno. Quello che colpì la ninfa è il fatto che l'acqua era particolarmente cristallina, a tal punto da poter vedere la ghiaia depositata sul fondale. Così decise appunto di farsi un bagno. La ninfa si immerse e improvvisamente sentì un suono che la fece spaventare. La ninfa quindi decise di uscire velocemente dall'acqua e correre, ma una voce le intimò di fermarsi. Era la voce di Alfeo, divinità del fiume, che diciamo si era innamorato immediatamente della ninfa e decise di farle delle avanze romantiche. Aretusa era assolutamente sconvolta e spaventata, così decise di correre ancora più velocemente. Allora il dio del fiume decise di assumere delle sembianze più umane per non spaventare Aretusa e divenne un giovane dai capelli riccioluti e biondi. Il suo piano però non funzionò, in quanto Aretusa si spaventò ancora di più e invocò l'aiuto della dea Artemide, che subito intervenne a favore della fanciulla trasformandola in una nuvola. Così iniziò a soffiare, mandò questa nuvola dalla Grecia alla Sicilia, precisamente a Siracusa, in Ortigia. Una volta arrivato sopra Ortigia, la nuvola iniziò a far cadere delle gocce di acqua dolce fino a formare una sorgente. Quindi Aretusa fu trasformata in questa sorgente d'acqua dolce. Il povero Alfeo, che però non voleva assolutamente perdere l'amore della ninfa, decise di chiedere aiuto a suo padre e gli chiese di separare le acque del Mar Ionio in maniera tale che il suo corso, il fiume, potesse raggiungere dove stava appunto Aretusa, e così fu. I due si ricongiunsero in Ortigia sotto forma di acqua e, vedendo l'impegno, Aretusa capì che il suo amore era sincero, che le sue intenzioni erano buone. Artemide così, per premiare il loro amore, decise di creare una caverna, diciamo così, di scavare una caverna in maniera tale che le acque potessero unirsi e scorrere per sempre insieme. E questo è ancora possibile vederlo in Ortigia. Ci sono diverse statue che infatti vanno a rappresentare proprio questo mito, e abbiamo questo corso d'acqua che proprio costeggia, diciamo, una parte dell'isola in cui è possibile passeggiare. Ortigia inoltre è anche conosciuta come l'isola
l'isola dell'amore, quindi è sempre stata di buon auspicio per le giovani coppie, per cui se stavate pensando a fare una vacanza romantica con la vostra fiancé, col vostro fiancé, forse Ortigia è proprio quello che fa il caso tuo. Terza storia, il mito di Ade e Persefone. Sull'Olimpo viveva una divinità bellissima ed era la dea della primavera. Il suo nome era Persefone. Sua madre Demetra decise di allontanarla da tutte le divinità maschili e chiese il favore a Eros e Afrodite, che sono rispettivamente il dio e la dea dell'amore, di non interferire, diciamo, sulla vita sentimentale della figlia, in quanto preferiva avere un iter diverso per lei. Demetra infatti voleva che Persefone proseguisse verso uno stile di vita simile a quello di Atena, di Estia o di Artemide, che erano tutte delle divinità caste, diciamo, che preservavano una loro purezza. Eros e Afrodite però non erano molto contenti, diciamo, di questa decisione di Demetra, in quanto a loro non era mai piaciuto l'idea che una divinità potesse essere immune alla loro influenza. Così cosa successe? Demetra decise di custodire la figlia e proteggerla a tutti i costi. Un'altra divinità che era totalmente immune all'influenza di Eros e di Afrodite era Ade, re degli inferi. Lui aveva tanto lavoro, infatti, diciamo, passava la maggior parte del tempo della sua giornata proprio a lavorare, non aveva tempo per rincorrere l'amore. Un giorno però un forte terremoto scosse la terra e uno squarcio si creò. Ade decise di uscire per capire cosa stesse succedendo e ci troviamo nelle sponde dell'Etna. Lui sente un canto soave che attira immediatamente la sua attenzione. Capiva che non era proprio vicino all'Etna, ma era in una zona vicina, in una foresta. Così Ade decise di andare a vedere da dove provenisse questo dolce canto e si ritrovò nei pressi di Percusa, dove Persefone stava appunto raccogliendo dei fiori. Così Ade restò incantato alla visione di Persefone, restò lì e se ne innamorò perdutamente. Nel frattempo Eros ne approfittò per fare uno dei suoi soliti scherzi, così scagliò una freccia d'oro verso Ade, che, preso da una passione travolgente, decise di fare delle avance a Persefone. In realtà anche a Persefone piaceva Ade. Il problema è che, visto lo stile di vita che voleva Demetra per lei, Ha sempre rifiutato le avance di qualsiasi uomo, divinità comprese, ma Ade, preso da questa passione travolgente causata anche dalla freccia d'oro di Eros, decise di rapire la sua amata Persefone e portarla negli inferi. Uno squarcio si aprì sulla terra nuovamente e scesero, quindi rinchiuse in una delle stanze del palazzo di Ade, e rimase lì fino a quando si calmò. Nel frattempo però Demetra non trovava la figlia, iniziò a preoccuparsi e la cercò per tutto il mondo. Demetra la cercò in lungo e in largo, ma non ci fu traccia di Persefone, fino a quando un giorno Ecate le indicò un possibile luogo, un possibile indizio di cosa sarebbe potuto succedere. Così una ninfa o il dio Elio, questo ancora non è stato chiaro nel mito, confessò a Demetra di aver visto questo squarcio attraverso cui Ade portò via Persefone. Demetra si arrabbiò tantissimo, in particolar modo con Gaia, che era la divinità della terra, perché avendo aperto questo squarcio era come se fosse stata complice di questo rapimento. Demetra, per vendicarsi, decise di non coltivare più la terra. Lei era la dea dell'agricoltura e decise di venire meno ai suoi doveri, quindi non sbocciavano più i fiori, la terra era sterile, arida, e Zeus notò questo cambiamento e il compito principale del dio dell'universo era quello di garantire l'ordine ovunque. Demetra, facendo in questo modo, preoccupò la Zeus in quanto avrebbe causato caos, così decise di aiutarla e le disse che le avrebbe portato Persefone indietro a meno che la ragazza si fosse nutrita di un frutto degli inferi. Quindi cosa succede? Demetra si fa accompagnare dal dio messaggero Hermes nel regno di Ade e trovò la figlia che mangiava un melograno insieme ad Ade, e Demetra si arrabbiò tremendamente con la figlia perché non solo adesso che aveva assaggiato un chicco del melograno non poteva più tornare insieme a lei,
ma non capiva come potesse amare Ade visto il rapimento. Persefone era perdutamente innamorata di Ade, gli piaceva moltissimo, inoltre era diventata lei una regina degli inferi, proprio perché nel momento in cui lei assaggiò il chicco del melograno divenne ufficialmente la regina e consorte di Ade. Demetra rimproverò la figlia e, diciamo, sprigionò tutto il suo dolore. Ade però, non felice di vedere la suocera, diciamo, in questo stato, decise di proporre un patto. Persefone sarebbe stata 6 mesi con la madre e 6 mesi con lui nel regno degli inferi. Da ciò nacquero le 4 stagioni, dove nei 6 mesi in cui Persefone stava negli inferi ci sarebbe stato quindi l'autunno e l'inverno, in quanto Demetra veniva meno ai suoi doveri di dea dell'agricoltura. Nei mesi in cui invece la dea della primavera, Persefone, ritornava dalla madre, Demetra era di nuovo contenta e tutto ritornava rigoglioso sulla terra. Ultima storia, ma non per importanza, è il mito di Tifone o Tifeo. La leggenda ha origini in tempi molto antichi, parliamo quasi dell'origine del cosmo. Quindi prima di nascere, diciamo, l'attuale Olimpo come lo conosciamo noi, ci fu una grossissima guerra, la Titanomachia, cioè una battaglia fra gli dei dell'Olimpo e i titani. Questa battaglia, per farvelo in breve, ma in realtà il mito sarebbe veramente molto lungo da raccontarvi, quindi cercherò di sintetizzarlo il più possibile per rendere più piacevole, diciamo, l'ascolto del mito relativo alla Sicilia, ma in realtà sappiate che c'è molto più da dire perché è una storia che appunto collega diverse parti. Per farvela breve, dopo l'origine del cosmo e di alcune divinità ci fu la cosiddetta Titanomachia, cioè la grande battaglia fra gli dei dell'Olimpo e i titani. Questa battaglia venne vinta da Zeus, che era il nuovo sovrano dell'universo, e rinchiuse nel Tartaro, una cavità posta all'interno del regno degli inferi, tutti i titani. Glorioso Zeus decise di condividere il suo potere con 2 suoi fratelli, Poseidone, che regnava i mari e gli oceani, Ade, che si occupava del regno ultraterreno, Zeus invece regnava i cieli e stabiliva l'ordine di tutto l'universo. Sulla cima dell'Olimpo, del monte Olimpo, nacque invece il famosissimo Palazzo degli Dei, cioè la dimora dove stavano tutti gli dei della mitologia greca. Glorioso questo nuovo regno, però covava un lato marcio. Gaia, cioè la divinità della terra, aveva dentro di sé ancora un figlio da far nascere, che era caos puro. L'unico scopo della vita di questo figlio era quello di distruggere gli dei dell'Olimpo e vendicare il padre che fu ucciso da Zeus. Questo mostro era il nostro Tifone o Tifeo. La terra si spalancò e uscì fuori questo mostro che andò a finire in un primo momento nel regno di Poseidone, quindi nel mare. Iniziò a distruggere tutto, caos puro c'era nei regni del mare, e quando il tempio di Poseidone fu distrutto, fu lì che la divinità intervenne. Poseidone iniziò una lunga battaglia contro Tifeo e utilizzò il suo tridente per ferirlo. Quindi in un primo momento, diciamo, allontanato il mostro, decise invece di scagliare il tridente a sua volta contro Poseidone, che schivò il corpo, ma fu in realtà un diversivo. Uno dei tentacoli di questa orrenda creatura infatti intrappolò Poseidone stritolandolo e lo scaraventò sul suolo, e Poseidone perse temporaneamente i sensi. Nel frattempo nell'Olimpo gli dei stavano assistendo, diciamo, a questo tremendo spettacolo. Apollo, Artemide e Ares così decisero di andare in aiuto a Poseidone e iniziarono una lunga battaglia anche loro contro questo stesso mostro. Per prima cosa Ares saltò sulla schiena di questo mostro e infilzò la sua lancia nella schiena. A questo punto la creatura prese Ares alle sue spalle e lo tirò contro, diciamo, Artemide. I due sbatterono al suolo e persero i sensi. La lancia allo stesso tempo fu estratta dalla schiena e Tifeo la scagliò contro Apollo, perforando una spalla del dio. Messi KO queste divinità, il mostro allora ebbe strada libera e si poté, diciamo, indirizzare verso la distruzione dell'Olimpo. Tutte le divinità dell'Olimpo abbandonarono il palazzo e andarono in Egitto, dove poi saranno venerati come veri e propri dei sotto forma di animale. Solo Zeus e Atena rimasero sull'Olimpo ad affrontare l'orribile creatura. Atena, infatti, che era la dea della giustizia e della guerra strategica, utilizzò il suo scudo sacro per proteggersi dalle fiamme
lanciate da Tifeo, dopodiché decise di attaccare verso il collo della creatura, ma fu intrappolato dai suoi tentacoli e fu scaraventata via. Zeus a questo punto va per difendere la figlia preferita, inizia a lanciare una serie di fulmini che però pareva non avere effetto su Tifeo. Così, ricordandosi della falce di Crono, ovvero della falce di suo padre, che era l'unica arma in grado di distruggere un dio, di ucciderlo, perché gli dei sono immortali, quindi non si possono uccidere. Quindi cosa successe? Zeus prese questa falce e iniziò a tagliare tutti i tentacoli del mostro, si indirizzò verso la testa per tagliarla via, ma il mostro, accorgendosene, le tirò un contraccolpo e Zeus perse i sensi. A questo punto la falce era per terra, così Tifeo colse l'occasione per prendere questa falce e tagliò i tendini di Zeus. A questo punto la situazione si ribalta, Zeus è alla mercé del mostro e il mostro governa e decise di assumere delle sembianze più umane, più adatte a un dio dell'Olimpo. A questo punto subentrano dei personaggi nuovi. Abbiamo la moglie di Tifeo, Echidna, che era una donna serpente, il cui compito nel mito è quello di custodire i tendini di Zeus che furono posti all'interno di uno scrigno. Zeus nel frattempo fu imprigionato e incatenato in maniera umiliante, ma il dio aveva ancora degli alleati. Infatti Hermes e Pan, dio della natura e il dio messaggero, non si allontanarono dall'Olimpo, ma andarono in soccorso a Zeus. Il dio Pan aveva un potere speciale. Il suo urlo confondeva e scatenava il panico anche nel guerriero più coraggioso. Così, una volta trovati i tendini di Zeus, iniziò questo canto per distrarre la donna serpente che li custodiva e Hermes, che era il messaggero con i piedi alati, quindi il più veloce tra le divinità, riuscì a rubare lo scrigno con i tendini di Zeus e riportarli al padre. Zeus fu così liberato dalle catene, gli furono restituiti i tendini e decise di vendicarsi. Uno dei servi nel frattempo andò da Tifeo avvertendolo del fatto che Zeus è stato liberato. Così, un po' impanicato, decise di andare dalle Moire, che erano le donne che tessevano i destini degli dei e dei mortali. E Tifone chiese alle Moire: ma quindi incontrerò Zeus, sarò sconfitto? E le Moire gli dissero: sì, incontrerai veramente molto presto Zeus e sarai sconfitto. Se mangerai questo frutto magico, però, no. In realtà questo trucchetto era un inganno, in quanto le Moire favorivano l'equilibrio del cosmo, non il caos, e Tifone rappresentava il puro caos. Ingannarono così il mostro offrendo questo frutto che in realtà avrebbe tolto le energie vitali lentamente alla creatura. Tifone, ignaro di tutto, decise quindi di accettare questo omaggio e iniziò lentamente a perdere tutte le energie. A questo punto avviene l'incontro. Zeus e Tifone si sfidano ad armi pari, quindi tutti e due con sembianze umane da dio dell'Olimpo, e Zeus ovviamente risultava molto più potente di Tifeo, anche perché il frutto iniziava a fare effetto. A questo punto Tifeo si arrabbia e decise di trasformarsi nuovamente in mostro, quindi assumere quella forma orripilante, gigantesca, e Zeus fu lì che decise di non scagliare tanti piccoli fulmini, ma uno solo, un unico fulmine letale. Questo fulmine riuscì a colpire Tifone e a stenderlo, a metterlo KO, ma ricordiamoci appunto che gli dei sono immortali. Zeus volle assicurarsi che non ci sarebbe stata più una seconda occasione per Tifeo di uscire fuori dal Tartaro. Così decise di imprigionarlo sotto una montagna, e quella montagna era l'Etna. Così Zeus decise di imprigionarlo sotto la Sicilia, quindi si pensa che sia stato imprigionato o solamente sotto l'Etna, oppure sorregge l'intera isola e la sua bocca è posta alla base del vulcano. Ogni volta che Tifone infatti è arrabbiato, preso di ira, di collera, e urla ancora la rabbia verso Zeus, si dice che le vibrazioni della sua voce causino l'eruzione vulcanica. Questo è tutto per il video di oggi. Io spero che il video